Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro e quello che succederà nei prossimi 10 giorni. Abbiamo la carta della luna, amici del cancro. Può essere un momento di nostalgia, considerata la luna, può essere un momento focalizzato sui sogni o anche sulle proiezioni, perché la luna ci fa vedere solo metà della realtà. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo e quindi facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie dei prossimi 10 giorni, ragazzi. Partiamo con un matto. Sacerdotessa, giustizia, wow, tutti arcani maggiori. Cinque di bastoni, cinque di spade, oh wow. Un altro arcano maggiore, l'imperatore e la forza. Ragazzi, avete un sacco di arcani maggiori, 5 su 7 carte in totale. Quindi è un movimento che sentirete abbastanza, secondo me, quello nei prossimi 10 giorni. Diciamo che vedere le carte così in entrata è come se si passasse da un momento un po' più nebuloso, se vogliamo, ad un momento di maggior chiarezza. Però andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal matto. Abbiamo la morte, è come se si facesse fatica a ripartire, a trovare una propria strada, a trovare una spinta, a trovare sì, un proprio percorso. Tenete presente che l'eremita è colui che va per la propria strada, però qui siamo ancora in fase di trasformazione con questa morte. Può essere anche che la luna risuoni con questo eremita, in quanto c'è come una fase introspettiva, una fase dove vi chiedete se siete voi o se sono gli altri. O se non vi risuona questa, può essere proprio che cosa è giusto per me. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un 8 di coppe e un imperatore. Scusate, un 7 di coppe e un imperatore. Credo che molti vogliano costruire qualcosa per sé. L'imperatore potrebbe anche far riferimento a una persona specifica, anche perché poi qua giù lo rivediamo. Però è come se ci fosse una situazione in un certo modo, mi viene da dire comunque stabile, perché c'è l'imperatore, nonostante questa trasformazione. O questa stabilità potrebbe essere ricercata dopo la trasformazione, o è la trasformazione che porta in qualche modo ad una stabilità, ad una concretezza anche.
Ho l'idea che qualcuno voglia creare come una situazione dove è il capo. Andiamo a vedere la giustizia. Temperanza. Forza che avete già qui. 3 di coppe e 8 di coppe. È come se qualcuno o dovesse andarsene, o dovesse staccarsi, o dovesse iniziare qualche cosa di suo. Può essere un'attività, può essere andare a vivere da soli, può essere, non lo so, un'indipendenza, la realizzazione di un progetto. E c'è anche la giustizia, e mi risuona anche con l'imperatore perché la giustizia parla di regole. È come se ci fosse bisogno di riequilibrare una certa situazione. Per qualcuno potrebbe essere la parte sociale con la parte introspettiva, oppure quello che dicono gli altri, quello che voglio io per me, perché io ho fatto questa ricerca su che cosa è giusto, su che cosa è bene per me, su quella che è la mia verità. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Mm, 3 di spade e fante di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 5 di spade. Regina di coppe e cavaliere di denari. E ho la sensazione, ragazzi, che se questa discussione, perché qui abbiamo 2 5, un 5 di spade e un 5 di bastoni, potrebbero esserci delle divergenze. Credo proprio che succederà qualche cosa che vi deluderà un pochettino. Può essere con questo imperatore, adesso dipende se per voi risuona un po' di più come una stesa lavorativa, quindi potrebbe essere il capo, piuttosto che magari come una stesa di tipo romantico o affettivo, e in quel caso lì potrebbe essere il partner o magari un genitore, un fratello. Però ho la sensazione che nel momento in cui si cerchi di riequilibrare le cose, ci siano come degli attriti. Andiamo a vedere l'imperatore. Regina di bastoni. Guardate, se fosse una relazione che ritorna, cioè avete da poco ricominciato a frequentare un ex, è come se ci fosse la necessità di mettere nuove regole per questa relazione, ma io sento che i conflitti comunque continuano. Cioè le discussioni che si facevano un tempo si ripresentano. Quindi è come se ci fosse un'apparente trasformazione. Qui abbiamo Regina di bastoni, Re di spade, Cavaliere di spade, 2 di coppe e 5 di pentacoli. Guardate, qualsiasi siano le discussioni, ragazzi, io sento che vi manterrete ben fermi, perché di base c'è un sentimento di sfiducia nei confronti dell'altro, piuttosto che della situazione, e quindi c'è come da mettere delle regole ferree. Nel momento in cui si presentano, si delineano queste regole, ecco lì potrebbe essere che inizino le difficoltà, le discussioni. ehm, sì, sento che c'è come qualche cosa che potrebbe, ehm, qualche disaccordo che potrebbe bloccare il flusso della situazione o della relazione. Ma io qui con questo imperatore vi sento ben saldi. Anzi, vi dirò una cosa, non scenderete a compromessi, terrete ben salde le redini della situazione. Vi dico anche che riprenderete in mano il vostro potere, cioè non sarà più
il dire, senti, guarda che o fai così o succede questo, ma sarà il se non vuoi che succeda questo, potresti fare così, 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 o potremmo fare così, così, così. Cioè, invece di metterlo sotto forma di minaccia, giratela, mettetela un po' di più sotto forma di consiglio, siate un po' più diplomatici, insomma, in quello che dovete dire e vedrete che riuscirete ad ottenere quello che volete. Andiamo a vedere la forza, perché comunque è una carta molto positiva a fine lettura. 6 di spade, sì, è come se ci fosse da lasciarsi indietro queste dinamiche di pensiero e di comportamento di cui ehm, che state trasformando con la morte. Wow, e 9 di coppe. È come se, ragazzi, allontanandovi dai modi di fare, dai modi di pensare, dai modi di agire di prima, si arrivasse a questo 9 di coppe. È come, ok, trovato il coraggio, e qui ce l'abbiamo di nuovo la forza, il fatto di reimpostare certe regole, che possono essere regole della relazione su, ehm, non lo so, cercare di fare le cose in modo un po' più equo, un po' più paritario, un po' più... Mi viene da dirvi con un ritmo. Vi faccio un esempio, se vi siete appena conosciuti o se può essere quella persona del passato che ricominciate a vedere, invece di essere lì e dire ok, quando puoi ci vediamo, no, se vuoi ricominciare una relazione con me, ci vediamo molto più spesso, a cadenza regolare, quindi almeno 2 giorni alla settimana, ipotesi. E questo creerà parecchio scompiglio, potrebbero effettivamente essere dette delle cose che vi bloccano un po'. Io sento che arriverà una bella frecciata che vi farà rimanere un po' lì. Ma come? Ma nonostante questo, io sento che le vostre regole rimarranno ben ferme, ben ferree, sarete determinati e vi dico, un punto di incontro lo trovate, perché poi abbiamo un 2 di coppe. Certo, eh, ipotesi, fissate la regola delle 2 volte alla settimana, poi è chiaro che se la persona non può, se fossero stati martedì e giovedì, se non può il giovedì, potete dire vabbè, facciamo un altro giorno, quindi anche flessibilità all'interno della regola, oppure vabbè, per questa settimana si salta la seconda volta, no? Basta che poi non diventi un vizio, perché la regola è la regola. Poi vabbè, ci sono sempre gli imprevisti, bisogna vedere caso per caso. Però il punto è riprendervi in mano il vostro potere personale. C'è come qualche questione con la luna legata al passato che secondo me, io la sento più qui a inizio lettura, sinceramente. È come se con questa morte si dovessero lasciare indietro le questioni passate, cioè quello che è stato, da adesso in avanti cercate di... Non è più importante, con la sacerdotessa non è importante quello che è giusto e quello che è sbagliato, è importante la visione di insieme. E qui si tratta di dare una concretezza a una situazione o ad una relazione nel futuro. E se rimarrete stabili, se rimarrete fermi sulle vostre idee, sento che arriverete a questa pienezza della forza, del 9 di coppe e anche 6 di spade è una carta che vi dice che state andando verso terreni più tranquilli, verso mari più tranquilli, ok? Ok, amici del cancro, beh, non è male come lettura. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ok. Abbiamo carta numero 2, accettazione. E qui vi fa vedere la figura che si specchia. Anche la sacerdotessa è un arcano numero 2. È un po' come se vi invitassero ad accettarvi così come siete, cioè non è il come mi incastro con l'altro, ma è di quali regole ho bisogno per sentirmi bene, per sentirmi a casa e poi l'altro si adegua, perché prima vi siete adeguati voi e non perché debbano sempre essere gli altri ad adeguarsi a noi.
Poi abbiamo carta numero 1, abbondanza, e qui ci arriviamo effettivamente. Sono abbondante, un'abbondanza infinita fluisce attraverso di me. E poi abbiamo la carta numero 6, ragazzi, un'altra volta la forza, ce l'avete ben 3 volte. La forza è una carta collegata al terzo chakra, al potere personale, alla forza di volontà, al potere decisionale, è collegata alla salute fisica, insomma, qui vi dice sono coraggioso. Vi ricordate Alice nel Paese delle Meraviglie, dove al leone mancava il cuore, quindi gli mancava il coraggio? È una carta anche di forte generosità. Però qui è come se volessero ricordarvi che avete tutte le carte in regola per prendere il coraggio a 4 mani e fare questa scelta, mettere questo paletto e dire quali sono le vostre regole. Prima le cercate, prima cambiate, le cercate, cercate qualche cosa che vi possa far sentire al sicuro e poi le proponete. Vedete poi come l'altro le accoglie. Ok, secondo oracolo, vediamo se ci danno delle indicazioni di tempo. Indipendenza organizzativa, 5 mesi. È come se aveste la possibilità in questo periodo di redistribuire, rifare le regole del gioco. Io credo che questa cosa qua, se la collego alla morte, faccia riferire, perché ho anche un 5 di pentacoli, non posso far finta di non vederlo. Qui si tratta proprio di organizzarsi la vita indipendentemente dagli altri. 5 di pentacoli parla di codipendenza e qui in effetti mi parla di indipendenza organizzativa, abbiamo anche un re di spade, 5 mesi, quindi è come se questo fosse un buon periodo per iniziare. Ragazzi, mi viene proprio da dire a diventare dei leoni, ce l'avete 3 volte, cioè a ruggire, a dire no, ok, basta, adesso si fa come dico io, adesso sono io che ho detto le regole, adesso se c'è qualcuno che vuole stare con me nella mia vita, accompagnarmi per un pezzo di vita, non metterò più l'altra persona o gli altri o le situazioni davanti a me, ma sono io. È più questo, no? La ripresa del potere personale. E secondo me in 5 mesi riuscirete a crearvi un'indipendenza organizzativa. L'indipendenza organizzativa è fare quello che vi piace indipendentemente da chi c'è e chi non c'è. Potete anche farlo da soli e va bene lo stesso. Il fatto di organizzare la vita o una situazione senza dipendere o dal parere o dal consenso o dalla partecipazione degli altri. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. L'amore comincia dentro ad ogni singolo individuo, dentro ad ognuno di voi, e cresce come un seme per poi erompere all'improvviso, rivelando grande bellezza e completezza. Ecco ciò che sta accadendo. Sii cosciente in ogni istante e non permettere che qualcosa dentro di te opponga resistenza. Non scordare mai di rendere grazie per essere usato in questo modo. Lasciati andare, rilassati e permettimi di servirmi di te. Ora. Wow, bellissimo messaggio, amici del cancro. Devo dire che anche la lettura è parecchio trasformativa. Spero che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Gli stessi temi io in realtà li tratto anche nella sezione degli abbonati. Chiaro, sono trattati in modo un po' più generico, non si può fare un lavoro personalizzato, ovviamente, però comunque ci sono già degli ottimi spunti per lavorare con le credenze limitanti, per fare crack alla vostra testa, al vostro modo di pensare.
In più, in quella sezione ci sono anche argomenti di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma, ho riunito un po' tutto quello che ho studiato in tanti anni e semplicemente l'ho messo a disposizione. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi se volete capire i temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì vedete i titoli dei video. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!